non è ancora finita. In realtà è finita dal primo minuto di gioco, però no, sarei potuto venire tranquillamente all'intervallo a registrare il mio contenuto e poi andare tranquillamente a Nanna, perché oggi c'è stata una sola squadra in campo, un Milan assolutamente padrone del gioco. Quando uno dice padrone del gioco non significa possesso palle più. Aspettate un attimo. Milan che torna a meno 5 dall'Inter, ma soprattutto va a più 7 sulla Roma, più 7 sul quinto posto. Sono 22 partite consecutive senza perdere in campionato e continua anche la striscia di imbattibilità assoluta in trasferta. 3-0 al Bologna. Sì, questo è un dato comunque che va sottolineato, perché è una squadra che ha perso la prima partita contro la Cremonese, stop, assolutamente, non è certamente un dato casuale. Stavo dicendo, Milan padrone del gioco, padrone del campo, perché non ha subito nulla e ha segnato 3 gol, ma poteva farne tranquillamente il doppio. Se fosse finita 6-0 per i rossoneri, credo che comunque il risultato sarebbe stato in qualche maniera stretto, ed è forse l'unica notizia buona del Bologna, che poteva uscire con un risultato assolutamente più distruttivo, ecco, ma la prestazione lo è stata, perché se da un lato rossoneri praticamente perfetti nell'approccio, nell'attenzione in qualsiasi dettaglio della gara, un Bologna che non c'è, e non c'è da un po' di tempo. Mi danno fastidio alcuni messaggi che poi trovo sul web, quando si dice no, sei scansato il Bologna. Ma questo è il classico commento degli idioti, scusate se ma proprio degli idioti che non vedono calcio, che stanno lì solo a criticare, perché sono commenti che mi ritrovo anche quando gioca la mia squadra, e mi dà fastidio sempre, che lo so, sminuire l'avversario per non dar valore a quanto fa la squadra che invece porta a casa risultati importanti, perché quelle dei rossoneri comunque sono risultati assolutamente di estremo valore. Stavo concludendo il discorso dicendo che il Bologna, dalla partita di Supercoppa, secondo me l'abbiamo visto forse col Como, non mi ricordo se anche contro l'Atalanta o quale altra squadra, però dopo sempre con fatica. Lo commentavamo contro il Maccabi stesso, ragazzi, c'è il contenuto, no? Proprio perché, ripeto, non commentate a zone se non vedete le altre partite. Il Bologna è da un po' di tempo che si è completamente sfaldato, questo poi va detto. Ma prima un focus su quello che è il Milan oggi, la reale antagonista dei nerazzurri, ed è una squadra che in questo momento, no, poi ha, può permettersi anche di concentrare non solo le proprie energie, può concentrare l'intera. Cioè, io voglio parlare poi della rosa del Milan, che oggi non presentava in campo, per esempio, Pulisic, Leao, lo stesso Fulkrug che ha giocato dopo. Eppure Nkunku, Loftus-Cheek sono stati assolutamente impattanti sulla prestazione e sul risultato. Forse, anzi, levo il forse, più di Fulkrug stesso dopo, no? E forse addirittura più di quanto sarebbe potuto, poteva essere Leao, per dirne un'altra, no? Ne parliamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi al canale per seguire i prossimi contenuti, e in descrizione trovate tutto, e vi ringrazio per il vostro supporto, davvero grandi, ovunque, veramente fantastici. Su cosa il Milan è sicuramente grande, al netto dei demeriti dell'avversario. È grande per quanto mi riguarda, sull'attenzione difensiva adesso, perché se il Bologna dietro balla, e balla di brutto, lì davanti comunque i pericoli, o con Orsolini o con Castro, li ha sempre creati, magari con meno frequenza rispetto al passato, ma li crea sempre. Oggi niente, cioè oggi il Milan è perfetto, il Milan è equilibratissimo, veramente nelle distanze, e su questo credo che sia enorme il lavoro di Allegri. Poi Allegri magari, ecco,
riconosciamo il fatto che dia forse anche troppa libertà ai propri giocatori da metà campo in su, ma non mi venite a dire che Allegri dietro non dia delle linee guida, perché è palese che ci sia un lavoro anche enorme, impattante sulla fase difensiva di una squadra che l'anno scorso prendeva gol da tutte le parti, e non è che sia non è che quest'anno abbiano comprato Van Dijk e tu dici hanno preso Van Dijk o Konate, o ditemene qualcun altro, magari sto facendo l'esempio sbagliato dei giocatori che non stanno performando, ma no, per dirvi che con Gabbia, oggi De Winter, Gabbia, Plavlovic, giocatori spesso e volentieri messi sul banco degli imputati, perfetti, 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 perché poi oltre ai difensori centrali, ripeto, è l'intera squadra, no? Avere a centrocampo Rabiot, Modric, Fofana che ti dà equilibrio, i quinti, no? Molto bravi. Oggi per esempio secondo me bene anche Atekame, bene tutti, oggi onestamente veramente bene tutti, penso, ripeto, a Loftus-Cheek, un Kunku che non l'avevamo mai visto a questi livelli, sta facendo sempre bene, sempre meglio. Oggi secondo me migliore partita da quando è al Milan, molto 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 buona la sua gara, quindi Allegri sta valorizzando anche giocatori che erano rimasti un po' dietro, questo va detto. E ripeto, oggi senza Saelemaekers, non ho citato neanche Saelemaekers, no, per dirne un altro, quindi un Milan che non è solo 11 giocatori, perché poi sente la rosa è corta, no, il Milan ha una rosa assolutamente buona per lottare su campionato e Coppa Italia, punto, stop. Non è che c'è altro da aggiungere, quindi questo è. E bello anche l'abbraccio per esempio tra Allegri e Modric quando esce, segnale che ha creato il giusto affiatamento con anche le figure cardine dello spogliatoio, e con Rabiot, il rapporto con Rabiot non ne parliamo, quindi e da quando c'è Allegri Maignan ha voluto rinnovare, e per quello che è oggi il mercato, il rinnovo di Maignan è un acquisto, è un colpo se vogliamo, sono i veri colpi di mercato ormai, quelli appunto una firma, un rinnovo del contratto per un Milan, ripeto, che va, che funziona, che oggi ribadisco ha creato, oltre ai 3 gol poteva fare il doppio, solo Fulkrug dopo ha avuto altre 2 chance, ma ne ha avuto un'altra in Kunku, tanta roba. Un Bologna che oggi non c'è più, oggi non c'è più, sia per proprio scarsezza secondo me di alcuni singoli, perché Eggem e Casale secondo me è una difesa che fa fatica anche a salvarsi. Scusate se sono così acerbo, ma non c'è partita in cui non commettano errori. Oggi, se vedete quello che combina Eggem sul secondo gol, oppure se vedete Miranda sul terzo, la rimessa, sono cose che al netto dei meriti del Milan, ripeto, di cui abbiamo ampiamente parlato, è un segnale che non funziona niente in questo momento al Bologna, e non lo so perché questa squadra si sia così sfaldata. Faccio anche fatica a capirlo, perché a una certa si parlava di questo Bologna che quasi dovesse lottare per vincere lo scudetto, qualcuno diceva. No? Ovviamente sempre esagerando, ma si parlava davvero di Champions, e mi pare chiaro invece che adesso la situazione si sia totalmente ribaltata. Magari l'assenza di Lukumi sta pesando, però è proprio un sistema che non funziona più, è una squadra che in questo momento non ha equilibrio, è una squadra che in questo momento è troppo leggera, è come se non ci stesse con la testa. È uno dei momenti più difficili secondo me, non dico della carriera di Italiano, ma uno dei momenti più difficili, se non il momento più difficile, di quando Italiano è al Bologna, quindi dovrà mettere mano, dovrà forse cambiare qualcosa, altrimenti così non si va da nessuna parte, perché uno dice oggi col Milan ok, ma anche col Maccabi ha subito occasioni da gol clamorose, quindi c'è assolutamente da migliorare. Niente, questo è il mio punto di vista, aspetto il vostro sotto i vostri commenti, nell'attesa io vi abbraccio e niente, un grande abbraccio.
Daneschio.